Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un confronto diretto fra due obiettivi molto particolari perché dedicati alla ripresa video, obiettivi della serie Cine. Il Fujinon 1855 che ho qui in mano, il T2,9, e il Sony EPZ 1810. Sono due obiettivi certamente diversi per molti motivi, innanzitutto la variazione della lunghezza focale. Questo infatti ha un fratellone, il 50-135. Praticamente abbiamo due obiettivi per fare più o meno quello che lo zoom Sony fa da solo. L'altra grande differenza è senza dubbio la dotazione di questi obiettivi, ricchissima in Fujinon, perché è senza dubbio votato integralmente per la ripresa cine, mentre invece quello di Sony che è persino più ricco perché ha l'autofocus, ad esempio, ha la stabilizzazione, cosa che Fujinon non ha, e lo pone un po' a metà strada fra il nostro mondo fotografico e quello della ripresa video. E poi un'altra grande differenza che non sarà sfuggita: il Sony è un F4, quindi ancora un F per denominare i diaframmi come abbiamo in tutto l'ambito fotografico. I Fujinon sono dei T2,9 come tutti gli obiettivi dedicati alla ripresa in movimento. Caratteristiche come il Focus Assist Shift oppure il Focus Breathing, l'assenza di vignettature, la possibilità o capacità di mantenere a fuoco il soggetto durante le zoomate, ma anche viceversa, cioè di mantenere lo stesso rapporto dimensionale nel momento in cui andiamo a spostare il fuoco da infinito a prossimità, caratterizzano questi obiettivi cinematografici. La presenza di una dentatura così ben scolpita sulle varie ghiere ci fanno invece vedere che sono obiettivi progettati per essere controllati dai vari focus follow, da quei sistemi, addirittura gli ultimi joystick che consentono di muovere più ghiere con una mano sola, per essere adattati per l'appunto alle riprese in movimento. Chiaramente il Sony che stiamo osservando si giova dell'elettronica, vedete anche il comando per lo zoom, quello meccanizzato, o per meglio dire assistito, però per esempio non consente di avere una funzione macro che invece il Fujinon possiede, ed anche la messa a fuoco, quella micrometrica, è un po' diversa rispetto a quella del Fuji, insomma è un pochettino più grossolana. Però nel Fuji ritroviamo che cosa? Il diaframma T, che come ho spiegato in un video dedicato appartiene proprio al mondo della cinematografia. Si differenzia dall'F2.8 rispetto al T2.8 in che cosa? Mentre l'F esprime il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e il diaframma di apertura massima, quindi è un rapporto, il T2.8 o 2.9 nel caso del Fuji esprime la quantità di luce che arriva effettivamente al sensore, cioè al piano focale. È una differenza che vale molto nella cinematografia. Però non c'è da disperare se il Sony non ha la funzione macro, perché basta aggiungere un anello per equiparare le cose, e devo dire che la qualità delle immagini, così come le state vedendo, è davvero molto piacevole. Un obiettivo che senza dubbio è più facile da utilizzare rispetto al Fujinon, che invece è completamente privo di automazioni, di automatismi, va maneggiato, va guidato con le mani. Riprese come queste, appoggiate su una testa video o addirittura quasi a mano libera, potrei dire, consentono l'utilizzo del 18-110, cosa che non è pensabile con l'altro obiettivo, intanto perché sporge ancora di più, non sembra, ma è meno maneggiabile, ha il baricentro un pochettino diverso, e poi soprattutto servono due mani, cosa che qui invece è possibile fare e anche con, diciamo, con una mano, mentre l'altra tiene per l'appunto comandi e soprattutto la struttura. E poi c'è anche un'altra differenza che riguarda l'aspetto fotografico, quello forse a noi più caro. Il Sony lo trovo un pochettino più votato alla fotografia, nel senso che è più polivalente, posso usarlo tanto per questo quanto per quello, mentre invece il Fujinon dal punto di vista della
fotografia, cioè di un obiettivo acquistato soltanto per quello scopo, devo dire che non se la cava così bene, poi diventa anche molto ingombrante, diventa anche poco utilizzabile, perché insomma è molto più pratico. Uno zoometto d'ordinanza e forse nella fotografia fa persino meglio. In conclusione, che cosa possiamo affermare? Che se avete voglia di scoprire, di mettere un piedino nelle riprese video, nelle clip di qualità, si intende, il Sony 1810 è quello che fa per voi, perché è molto duttile, versatile, mantenendo una qualità di immagine superba. Però gli automatismi, stabilizzazione, autofocus aiutano e non poco. Ma se avete già capito e scoperto il mondo delle riprese, capito che quello è il vostro talento, allora serve uno di questi. A patto di avere un'attrezzatura che vi consenta di avere le due mani libere, perché il movimento camera deve essere fatto in un modo e con l'altra bisogna manovrare tutti e tre le flange, tutti e tre gli anelli. Quindi insomma un po' di perizia e un po' di capacità. Il Sony, lo abbiamo detto, è molto più amichevole in questo senso. In qualsiasi caso, le immagini che vi restituiscono sono magnifiche entrambe. Ciao a tutti amici e alla prossima!